Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Hyundai Tucson, è un'auto di un proprietario che è qui con me per vari motivi X non vuole farsi riprendere. Salutiamo Roberto e lo ringraziamo per averci dato la possibilità di fare la recensione della sua auto. È un'auto che ha già 3 anni e mezzo, 27.000 km, non sono tanti chilometri, in effetti per questo quella volta non ha scelto il diesel, ha scelto il mild hybrid. È un modello intermedio e come motorizzazione è il modello base. Perché ha scelto quest'auto qua? Lui aveva un BMW X3 dove si era rotto il cambio automatico, costava troppo ripararlo e comunque l'auto valeva anche poco e quindi ha detto boh, non mi conviene, cambio auto e mi prendo un'auto. L'ha presa la Hyundai Tucson per l'abitabilità, per lo spazio che ha. Ha preso questo motore qui perché comunque per i chilometri sono neanche 8.000 km all'anno, non conveniva prendere il diesel o altre motorizzazioni. Però lui cosa ha detto? A me basta questa qua, il motore va più che bene, i consumi siamo intorno ai 13,5-14 di media dopo 27.000 km e tutto quello che gli interessava a lui che avesse un'abitabilità molto grande e anche e soprattutto un bagagliaio capiente, perché comunque col BMW X3 aveva già uno spazio molto elevato. Quindi adesso io cosa voglio farvi vedere? Com'è dopo 3 anni e mezzo, se le plastiche si sono rovinate, quelle famose plastiche lucide che tutti si lamentano, sono le plastiche lucide e si rovinano facilmente, com'è di carrozzeria, com'è fatta dentro e quanto spazio c'è dentro. Quindi adesso facciamo un giro veloce intorno all'auto, vediamo un attimo il bagagliaio e poi i pregi e i difetti. Qui ho chiesto a Roberto, hai riscontrato dei difetti in questi anni dell'auto? E lui mi ha detto, Lorenzo, sinceramente no, nessun difetto. L'auto è spaziosa, consuma 14 con un litro, comunque non è male per l'uso che ne faccio io e non ho trovato difetti al momento, quindi difetti non ne troviamo. Pregi tanti, perché comunque l'auto è ancora bella, nonostante è un progetto di 5 anni fa, adesso hanno fatto restyling, ma la linea è rimasta sempre quella. Molto belli questi fari qua che quando sono spenti sono uguali a tutta la calandra. Qui abbiamo i fari abbaglianti, sempre tutto a LED, sensori di parcheggio frontali e posteriori, quindi non gli manca niente. Vedo che di carrozzeria è ancora perfetta, Roberto la tiene benissimo, la tiene in garage, quindi è sempre protetta. Poi per il resto facciamo... Eccoci qua, adesso l'auto è accesa, vedete i fari dove escono, qui è tutto illuminato, comunque la Hyundai Tucson si riconosce subito da questa griglia bellissima con tutti questi fari, una volta spenti, questo diventa un tutt'uno. Qui abbiamo i fari anabbaglianti e abbaglianti, sempre tutto a LED, come abbiamo visto prima. Adesso l'auto è accesa, si sente il motore acceso perché è un mild hybrid, quindi resta sempre attivo il motore termico. I cerchi sono da 18, abbiamo delle ruote 235/55 R18, questa è la vista laterale, vedete qui la scrittina 48 volt, eccola qua. Qui abbiamo gli indicatori di direzione sugli specchietti, guardate la carrozzeria ancora com'è perfetta, anche come pittura secondo me molto valida, eccoci qua. Questa è la vista laterale, riconoscibile subito. Un'auto che ha delle linee molto scolpite, come vedete anche nel parafango. Qui i parafanghi sono tutti in plastica nera non lucida che si rovina ma opaca molto bene. Abbiamo dei freni a disco anche dietro, dei bellissimi cerchi e questa è la vista posteriore. Vedete anche qua i fari tutto a LED, coast to coast belli e anche da dietro si riconosce subito che è una Tucson. Le luci sono a LED anche della targa Hyundai Tucson, eccoci qua, e questa è la vista posteriore, molto interessante. Adesso vi faccio un giro panoramico per farvela vedere, vedete che l'auto è perfetta. Poi è bella anche questo colore qua grigio, a me piace tantissimo il frontale perché hanno nascosto i fari in un modo molto interessante. Adesso andiamo a vedere il bagagliaio e così anche lo misuriamo e vediamo come è fatto. Eccoci qua, adesso voglio farvi vedere il bagagliaio. Abbiamo buttato giù i sedili in modo da far vedere quanta profondità c'è e ve la misuro già, perché con il sedile regolato sulla mia altezza davanti abbiamo un piano dritto, guardate che piatto che è, di 170 cm.
quindi il bagagliaio ce n'è qua di spazio finché si vuole. Di larghezza nella parte più stretta siamo a 104, un'altezza dalla cappelliera di 46 cm, quasi 47. Qui abbiamo un doppio fondo dove si può andare a riporre altri oggetti e la profondità con i sedili su invece è di 87 cm. Quindi un bagagliaio, sono quasi 600 litri di bagagliaio ed è molto capiente, guardate qua. Adesso ve lo metto più da vicino. Abbiamo delle plastiche qui nel fianco che possono sembrare magari un po' più economiche, ma andiamo meglio a pulirlo di sicuro che tutta la moquette. Qui invece troviamo tutto in moquette ed è tutto a scomparti. Ma guardate così che piano dritto che abbiamo, possiamo buttare dentro un materasso e dormirci dentro tranquillamente. Adesso andiamo a vedere l'abitabilità interna e poi vediamo come si sta anche nella parte anteriore. Ok, io adesso salgo dietro giusto per farvi vedere lo spazio che c'è. Secondo me è un'auto spaziosissima. Allora, il sedile davanti è sull'altezza di Roberto, che è più di 1,80 m di altezza. Guardate il spazio che c'è. Qua in altezza, finché ne volete, ci sono le maniglie per appendersi, per uscire dappertutto. C'è la plafoniera che illumina il sotto e qua, una volta chiusa la porta, signori, spazio in abbondanza. Poi qui abbiamo il bracciolo, c'è Roberto che mi suggerisce per far vedere. Abbiamo il bracciolo con i due portabicchieri e qua, signori, cioè, si viaggia da Pascià qua tranquillamente, è un'auto super spaziosa. Siamo 4,50 m, ma l'auto è veramente comoda e anche dei bei sedili ben inclinati. Adesso voglio portarvi con me all'interno e voglio farvi vedere già quanti option aveva, nonostante fosse un modello intermedio. Eccoci qua, volevo farvi vedere le bocchette dell'aria che ci sono dietro, doppia bocchetta con la regolazione della temperatura, abbiamo la doppia presa USB qui dietro. Ecco qua siete seduti, io sono seduto dietro, guardate spazio che c'è, ce n'è in abbondanza, veramente non manca niente. Anche qua le maniglie per appendersi, la plafoniera qui sopra, e tutto quello che serve c'è. I sedili dopo 3 anni sono ancora perfetti, sono praticamente nuovi e sono molto morbidi, belli questi sedili qua in tessuto così, li preferisco a quelli in pelle che magari dopo si rovinano oppure sono freddi d'inverno ed d'estate sono caldi. Quindi giriamo, eccoci qua, e questa è la vista da dietro del frontale. Anche qua, come all'esterno, una plancia molto bella e soprattutto è tutto che ti ricopre, che ti riveste. Il display che abbiamo qui, driver display, che dopo andremo a vedere acceso. E guardate, volevo farvi vedere anche le plastiche, vedete che non sono per nulla rovinate. Il volante non ha nessun segno di usura e anche tutte le plastiche lucide sono ancora perfette. Cambio manuale, doppio portabottiglia. Qui poi abbiamo il freno a mano di stazionamento, sempre elettrico. E queste ci sono le plafoniere qui sopra, eccole qua. Eccola qua la plafoniera. Qui abbiamo anche lo specchietto retrovisore che vediamo qua e poi abbiamo lo specchietto per truccarsi o per guardarsi con la sua luce. Quindi rifinita in modo molto particolare e ben fatta. Molto molto bene. Adesso saliamo davanti e andiamo a vedere com'è fatta. Allora, partiamo dalla porta anteriore, dalla parte del guidatore. Vedete qua i materiali, comunque questa è tutta plastica morbida, rifinita con questi bordi qua grigi molto carini. Anche qua vedete tutto in tessuto, plastica morbida anche qua. E poi qua abbiamo tutti i comandi dei specchietti, retrovisori eccetera. Abbiamo anche qui comunque tutta plastica morbida, vedete che nonostante i 3 anni è ancora perfetta. Il sedile, la parte del guidatore che è quello che viene più utilizzato, anche qua non ci sono nessun segno di usura, anche nel bracciolo, tutte le plastiche lucide sono tutte ancora perfette. Qui abbiamo il display enorme. A me è sempre piaciuto il display della Hyundai. Roberto, prova un attimo ad accenderla. Eccoci qua, questo è il display, bello perché abbiamo il contagiri, il contachilometri, come le auto erano fatte con le lancette e mi piace tantissimo, cosa che sulle auto nuove ormai il contagiri, il contachilometri sta sparendo. Chiudo un attimo la porta per farvi vedere eccoci qua, il contagiri, bello, molto chiaro e soprattutto anche il display del navigatore. Guardate che bel display. Questa non era la versione full option, quindi quella tutta chiusa, però vedete che display che ha.
molto interessante. Qua abbiamo il climatizzatore bizona, quindi potevamo regolare la temperatura da una parte e dall'altra. Nero lucido, vedete che non ci sono né graffi né niente, non c'è nessuna usura al momento, nonostante i 3 anni di utilizzo. Quindi secondo me è più che promossa quest'auto e può essere un'auto super attuale. Non manca nulla, guardate anche qua le plastiche, tutto perfetto, e quindi secondo me un'auto più che promossa. Questa è la vista posteriore dell'auto ed è tutto molto interessante. Volevo farvi vedere anche che qui le plastiche sono tutte morbide, qua è tutto morbido, qui è il nero lucido, qui abbiamo il tessuto uguale a quello delle porte, plastica morbida anche qua, e poi abbiamo il cassetto che è rifinito sempre di qualità molto alta, per quel che riguarda, non si vede neanche lo stacco tra il morbido e il rigido. Poi per il resto è tutto full optional. Bella, 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 bella. Eccoci qua, c'è un po' di sole per fortuna oggi, ma ci sono un po' di riflessi, è giusto per farvi capire come è fatta dentro, mi sembra molto bene. Bella questa Hyundai. Bene, usciamo e facciamo le conclusioni. Bene signori, eccoci qua. Io ringrazio ancora Roberto per la disponibilità di avermi lasciato l'auto e fatta vedere. Questo video è giusto per farvi vedere un'auto com'è dopo 3 anni. Vale la pena prendere un'auto così usata? Beh, se prendiamo questa qua di Roberto che ha 27.000 km, è perfetta, è come se fosse nuova, io direi più che volentieri la prenderei, perché comunque l'auto è perfetta, come fosse nuova, solamente che abbiamo già fatto il rodaggio, ecco, tutto qua. E quindi era giusto per farvi vedere, mi avete chiesto in tanti di farvi vedere una Tucson, finalmente l'ho trovata, perché comunque mi piace portarvi una cosa reale, non portarvi uno della concessionaria, perché questa è vissuta, sappiamo i consumi, sappiamo come si comporta, se ci sono dei pregi e dei difetti, proprio per essere trasparenti al massimo. Quindi signori, io vi ringrazio ancora Roberto, un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!